Allora, io invito qui a dialogare con noi Paolo Pelosini, specializzato in disastri. Insieme a Federico Romani, che veramente l'unica parola che mi viene da dirti stasera è grazie, perché rivedendolo è stato veramente toccante. E quindi vi inviterei a raccontarci, se vi va, come è nato questo progetto. So che vi conoscete da lunga data, perché poi sul finale si capisce che c'è una piccola scultura che viene regalata da Paolo a un piccolo Federico, quindi da lì si capisce come nasce questo progetto. E poi Federico, da te ci piacerebbe sapere anche come è stata la costruzione, come è andato questo viaggio, chi sono le persone che ti hanno accompagnato. Certo. Si sente? Sì. Ok. Allora, prima di parlare un po' del lavoro, mi piaceva fare dei ringraziamenti alla Fondazione Banca del Monte di Lucca per aver ospitato l'evento, al Presidente Palestini, alla Fondazione Lucca Sviluppo, al Presidente Alberto Del Carlo, al Palazzo delle Esposizioni e a Elena Cosimini, alla curatrice Marzia Martelli che ha avvicinato il progetto qua alla Fondazione, a Luca e Emanuele per aver allestito la proiezione di stasera, e chiaramente a Paolo che con la sua arte ci affascina sempre moltissimo, e vorrei chiamare qui con me Martina Giordano, che è una delle altre collaboratrici al progetto, l'unica che stasera è riuscita a partecipare. Purtroppo anche gli altri volevano esserci ma non ci sono riusciti, e quindi ci potrebbe aiutare anche a trattare un po' gli argomenti di stasera. Partiamo da raccontare com'è nata tutta questa idea, magari. Sì, come hai detto, io conosco Paolo, per avere un po' di sfondo, conosco Paolo da sempre, perché io ero il vicino di casa di Paolo, abitavo al piano di sopra dell'attuale mausoleo. Quindi per me Paolo è sempre stata una visione ordinaria, io lo vedevo sempre lavorare. Mentre ero sul balcone vedevo lui con questo ferro che scolpiva, non si faceva mai male, non so come fa con l'accetta e con le mani a scolpire questo metallo arrugginito, e non l'ho mai visto sanguinare una volta. Sì, quindi io lo conosco da tempo, e appunto, come si dice già nella prima frase del documentario, tutto è partito da una sensazione. Mi piace ribadire questo concetto, che è nato da questa suggestione in cui mi sono ritrovato all'inizio dell'anno. E poi ho deciso di svilupparla con appunto l'opera di Paolo, che di questo tema ha trattato molto, ecco, diciamo così. E ho deciso di includere il mausoleo in quanto ulteriore opera che ci fa veramente riflettere sulla relazione tra cosa c'è prima e cosa c'è dopo la morte, in quanto Paolo ha voluto fare questa operazione, come ha spiegato lui, per due motivi. Una è per la conservazione dell'idea di se stesso, quando non ci sarà più, ma un'altra anche per la conservazione delle sue opere, che fondamentalmente sono oggetti con una vita anch'essi. E quindi ho deciso di sviluppare il tema in parallelo con Paolo. Nel documentario si può dire che lui è il protagonista, ma io sono al suo fianco, commento quello che dice e cerco di dare una prospettiva secondaria al lavoro, quella di un giovane. E appunto si potrebbe così, magari potremmo avere un'impressione del tipo: così giovane già pensare a questo tema. E io penso, in realtà, come forse sono riuscito a spiegare con le ultime parole del documentario, io penso che sia un tema che tocca tutti, per via delle nostre esperienze di vita, e ci tocca nelle diverse fasi della vita, ovviamente in modi differenti. Io penso che Paolo lo veda in un modo, come dire, ti senti magari più vicino a che possa accadere, che accadrà. E io invece mi sento, in quanto giovane, più vicino all'idea di cosa posso fare adesso, così che un giorno, quando avrò l'età di Paolo, non me ne pentirò o non lo rimpiangerò. E allora, come mi sono chiesto alla fine, da dove nasce questa idea? Chi dobbiamo lasciare le nostre memorie?
Quindi questo è il tema, che è stato poi espanso a un concetto di morte come tutto ciò che può vivere solo nelle idee, nella mente, che non c'è più, alla natura. Si parla del bosco di Massarosa che è bruciato, che è stata fondamentalmente una morte non solo perché la natura è viva e noi siamo natura anche, quindi, ma anche perché è stata una morte della mia volontà di uscire di casa, del vivere l'esperienza di casa, e anche agli animali, come ho raccontato nella parte del povero gatto, che non so che fine abbia fatto. Quindi questo è l'idea, ecco, diciamo così. E poi nella realizzazione pratica, io quando ho avuto questo concetto in testa, ho assemblato una piccola troupe, tra cui Martina, che si è dedicata principalmente alla stesura di una bellissima scaletta con cui intervistare Paolo nella sezione che avete visto più statica del lavoro, con delle domande molto precise come Martina sa fare, e molto curiose, nel senso che approfondiscono. E altri componenti della troupe: avevamo un aiuto, diciamo, fotografia, avevamo un aiuto scenografia, perché io ero terrorizzata all'idea di girare in questo spazio angusto, cioè non si rende dal lavoro, ma se avete l'occasione di visitare il mausoleo, e ve lo consiglio fortemente, non ci si passa, cioè non c'è modo, no? Tra una scultura, un letto, 3 sedie, non si può passare, quindi mi serviva questo supporto psicologico. E poi anche l'aiuto di qualcuno che è stato fondamentale nella seconda parte del documentario, che ha permesso il viaggio in Grecia, Theodora Manolakou, che ha permesso questa esplorazione ulteriore di dare una profondità tematica, penso, anche al lavoro di Paolo, molto interessante, perché ci permette di esplorare la relazione che ha la tomba nel tempo. Per fare un po' una sintesi di quello che volevo dire in quella parte, quando dico che il fiume Acheronte è solo qualcosa che è rimasto incastonato nel tempo, è perché io riflettevo sul fatto che anche un posto così grande, così mistico, antichissimo, si sia trasformato in qualcosa di completamente demiticizzato, e quindi alla fine è rimasto in vita per quel che è rimasto in vita solo dalle persone che volevano ricordarlo. E quindi anche questo potremmo applicarlo al mausoleo. Non so, Paolo. E poi abbiamo la bellissima musica che forse avrete sentito, realizzata ho voluto prendere proprio alla fonte un bravissimo musicista greco, Alexandros Mitros, che voleva essere qua stasera, ma chiaramente non è un viaggio facile per lui, e ha un grande aiuto dal punto di vista del suono da Chris Mazzoncini, che ha lavorato con questa registrazione complicata per vari motivi. Io, ad esempio, ho voluto lavorare in modo tale che al 100% si potesse trarre l'esperienza del mausoleo, non solo come struttura, ma anche come tour, come non è spiegabile la sensazione che si prova quando si cammina all'interno del mausoleo da soli, se ne fa esperienza per la prima volta. E io volevo provare a replicare questa sensazione. È per questo che Paolo si riferisce alla troupe, è per questo che la troupe viene inclusa, perché se avete l'opportunità di andare da Paolo, lui vi accoglierà come un familiare e vi porterà in giro, ed è lì che sta l'esperienza. E quindi anche nel sonoro, oltre che nel visivo, è stato voluto prendere anche il rimbombo, l'eco di questo spazio, perché alla fine il vero protagonista è il luogo. Okay? Funzionato, per quanto mi riguarda ha funzionato, cioè questi crescendi anche musicali e poi questi silenzi intimi. Io l'ho visitato, il mausoleo di Paolo, e è effettivamente un'esperienza mistica. Ci vuoi raccontare, Paolo, come hai vissuto questo essere protagonista? Allora, io sarò breve, 3 minuti. Allora, intanto i protagonisti sono 2, il giovanetto e il vecchiaccio. Non sono solo io, ma anche lui è un protagonista di questa storia. E poi i temi
non è solo quello della morte, ce ne sono 3 che io ho visto di temi in questa storia. Uno è quello classico della vita e della morte, no? Che nonostante fosse un tema scuro, però c'ha anche una certa ironia, no? In questo sviluppo, quindi non è diventata una storia morbosa, ma è diventata una storia anche, diciamo, tragico-comica, no? È questo. Ma poi c'è anche il tema, quello del paradiso perduto. Il paradiso perduto, che il vecchiaccio è molto più pessimista, lo vede perduto, e invece il giovanetto dice lo possiamo ritrovare, no? Quindi c'è una differenza fra i due. Ma il tema più importante è quello dell'arte. È quello dell'arte perché il documentario parla del mio lavoro, ma è anche, però Federico ha lavorato per oltre un anno su questa cosa, per fare il documentario, però con l'intenzione di farne un'opera d'arte. E secondo me ha fatto un'opera d'arte di livello alto. Perché un'opera d'arte di livello alto? Perché intanto tecnicamente è impeccabile. E il tema è riuscito a prendere a portare questa storia così profonda da in qualche maniera lo spettatore, dovrei dire, lo spettatore rimane con grande attenzione a vedere questa cosa fino in fondo e poi lo emoziona, quindi è riuscito a portarlo in profondo questa cosa. Ma la cosa più importante è quella che ha fatto un'opera originale, essenzialmente originale, che è la cosa più importante per quello che mi riguarda in un'opera d'arte. Quindi è stato bravissimo e io poi me lo racconterei quando ci ritroviamo, ma io sono convinto che lui farà una grande farà strada, diciamo, no? Sono sicuro. Grazie Paolo, grazie davvero. Sì, grazie. Quello che dice Paolo è vero, nel senso che c'era un'intenzione molto chiara di rendere questo lavoro un lavoro che tu lo vedi e dici questo è un lavoro. No, nel senso, questo è un documentario, questo è un film, questo è un prodotto audiovisivo. Perché? Fondamentalmente perché io volevo, tramite anche alcuni intenzionali disturbi che può intravedere lo spettatore nel lavoro, come questa musica, come questi suoni, come questa vignettatura esplicita, come una tendenza molto stilistica ai documentari degli anni '80, piccole imperfezioni che intenzionalmente sono state lasciate, così che ogni tanto lo spettatore potesse, diciamo, svegliarsi e rendersi conto che sta guardando un film e che quindi tutte le tematiche che tratta Paolo, che tratta il documentario parlando dell'opera di Paolo, potessero essere applicate anche al documentario stesso, perché non ha una fine differente questo lavoro rispetto a quello di Paolo. E inoltre si affianca alla sua opera anche perché quello che mi dice sempre Paolo è che lui ha sempre desiderato per tutta la vita fare un'arte per tutti, un'arte per chiunque, non un'arte pretenziosa che possono capire solo alcuni che hanno studiato anni e anni sui libri. E quindi inevitabilmente questo tema, essendo un tema che tocca tutti, anche il documentario spero che si sia affiancato al suo modo di vedere l'arte, ecco, diciamo così. E siete privilegiati perché avete la possibilità entrambi, avete un dono, quello dell'arte, che vi permette di esprimere con quel canale di comunicazione un qualcosa che per molti di noi invece è inaccessibile, quindi è per questo che vi ringraziamo. Io vorrei lasciare la parola all'avvocato Alberto Del Carlo. Venga, avvocato. Io
Non ho ancora visto la mostra per bene, nonostante abbia scritto, cioè l'ho vista sui fogli, nonostante abbia scritto insieme al presidente della Fondazione Banca del Monte l'introduzione al catalogo, e poi il catalogo è uscito, e poi l'artista mi dirà se l'introduzione corrisponde alla visione che lui ha di se stesso. Il film mi ha emozionato. Mi fa piacere. Se il buongiorno si vede al mattino, lei avrà un grande successo, glielo auguro veramente, perché l'emozione è quello che conta. La Fondazione Banca del Monte ha un grande know-how nel cinema. Io personalmente sono stato fra i fondatori dei primi cineforum lucchesi 70 anni fa. La Fondazione ha aiutato giovani cineasti, ha fatto incontri, alcuni incontri periodici con tutti i cineasti viventi a Lucca, alcuni anche molto affermati, insomma, per esempio è venuto sempre Vincenzo Placido per queste cose come attore, insomma. Salvatore sono stati i nostri ospiti spesso per discutere proprio sul cinema. E abbiamo fatto pubblicazioni sul cinema. Si potrebbe prenderne 2 e regalarle di quelle 2 che abbiamo fatto. Grazie. Una è sul cinema, su Lucca come location di molti film che ci sono stati, e l'altra è sulla Versilia. E con la propria rappresentazione delle figure di questi vecchi film che sono stati presentati a Lucca. Io lascerei un pochino la parola a questo punto invece a qualcuno, perché ho visto per esempio qualcuno cominciava già a alzare la mano. Io ho mosso la mano, ma la mia... È una mano che si muoveva per caso. Posso dire una cosa? Ah, ecco. Diciamo, bello indubbiamente, dove hai lavorato sicuramente approfondendo certe argomentazioni che sono all'ordine del giorno. Ci ho trovato tanta tristezza dentro. Vabbè, io sono Gianfalco Masini, faccio quasi l'artista. Ci ho trovato tanta tristezza, no? Questo. Prossimo dicembre. E anche una sorta di quasi di interiorità anche un pochino arrabbiata, no? Nei confronti di quello che sta accadendo, perché hai parlato dell'incendio di Massarosa, la natura che viene distrutta, e tutto questo ha reso questo racconto ancora più intenso in qualche modo, no? E il trattare la morte e tutte queste cose che accadono nel mondo ti danno sì un'emozione, ma un'emozione che ti colpisce proprio dentro e qualche volta ti può fare anche male. Non è che ti dà il senso di gioia, che esci fuori e sei talmente colpito che sei colpito e basta. Ed è bello per un fatto e non è bello per un altro, secondo il mio punto di vista. Avrei voluto, da parte mia, una sorta di uscita positiva verso un futuro un po' più possibile, più accessibile, dove le cose possono accadere, ma possono accadere in maniera diversa. Ecco, quello che avrei visto. Allora, noi, io e Paolo, abbiamo già deciso, preparatevi, perché ci sarà il sequel di questo lavoro. Tra 30, forse 40 anni, io continuerò questo progetto, quando Paolo non sarà più tra noi, ma sarà ancora tra noi in qualche modo. Allora, lui ha il permesso di accedere con la macchina fotografica alla mia partenza. Lui in tutte le fasi della lui è quindi questo ci sarà un altro episodio, speriamo non fra poco, ma insomma
che sarà... E poi lui fra 30 o 40 anni andrà a vedere che cosa è successo del lavoro. È quella l'idea, capito? andare a vedere se qualcuno ha portato avanti le volontà, anche a Paolo del suo lavoro. E poi magari anche una riconsiderazione sul paradiso, è peggiorato, è migliorato, esatto. Hai capito? Esattamente. È ritrovato, sì. No? Perché poi dici, l'ottimismo c'è nel fatto che il titolo, no? Quello di ritrovare il paradiso, quindi dice che il mio pessimista, proprio il paradiso è perduto, il suo invece è la ricerca, no? Quindi lì c'è un po' di speranza, via. Sulla questione della morte, intanto sul paradiso perduto, sì, la sua potrebbe sembrare una visione pessimista, ma non è proprio perduto. Gli uomini hanno sempre saputo molto reagire. Per esempio, anch'io ho vissuto, io andavo sui canali a pescare, avevo insieme a un amico di Massarosa una rete, anche una capanna con la rete lì, e quindi sì, era un ambiente molto più naturale di quello di oggi. Però per esempio oggi quell'ambiente lì è stato un po' ricostituito grazie proprio alle attività del Comune di Massarosa, c'è un parco, all'attività di quell'associazione naturalistica di Massaciuccoli, e soprattutto oggi è più disponibile a molta più gente di non che ai nostri tempi, quindi non c'è neanche un turismo che sciupa, anzi mi sembra che ci sia un turismo invece che rispetti l'ambiente proprio grazie a questi controlli degli enti pubblici. Poi è chiaro, l'inquinamento è l'inquinamento totale, che non si può difendere un solo comune dall'inquinamento totale, questo è vero, però comunque la speranza secondo me c'è, perché le facoltà, le possibilità dell'uomo sono tante. Sulla morte, ecco, volevo dire questo. Qui ci sono due tipi di morte. La morte del pittore è una morte amica, fa parte della vita, è una continuazione in qualche senso della vita, anche per chi non crede, tant'è vero che si preoccupa di continuare a vivere con le sue opere, col suo mausoleo. Ed è una morte naturale, insomma, una morte che ben venga a un certo momento, perché così è la storia, così è la natura, anzi quasi alla nostra età siamo quasi curiosi a un certo punto di morire, di vedere, di sapere, di avere anche questa esperienza che ce l'hanno solo i vecchi, ce l'hanno solo chi muore, no? Poi c'è, mi sembra, accennata forse, cioè solo accennata, un tipo di morte che invece è quella a cui assistiamo tutti i giorni, a quello che oggi un filosofo cattolico, un grande interprete di tutti i tempi che ci abbiamo passato la nostra vita, che si chiama Daniele Lavalle, ha scritto sul giornale, un quotidiano, e l'ha definita lo scialo della morte, cioè le morti violente nelle famiglie, le morti violente nella vita privata, le morti violente nelle guerre. E c'è il guerriero con la statua con la lancia che la infilza, il ricordo della Bosnia. L'angelo infilzato. Come? L'angelo infilzato. L'angelo infilzato. E poi l'accende la volta. Lo potete vedere dopo, se volete. Giusto. Quindi ci sono questi due tipi di morti che sono ben differenti. La morte che fa parte della vita è una cosa naturale e positiva. L'altro giorno abbiamo fatto qui un convegno proprio sul fine vita. E invece l'altra morte è una morte che non si può accettare, quella veramente non si può accettare. Quella non si può fare a meno di combattere contro quest'altra morte. Insomma. Io volevo fare una nota sul Padule, no?
che quest'anno io ho sentito per la prima volta in tanti anni le rane, sono ritornate le rane che erano sparite completamente, e poi anche qualche grillo, quindi vuol dire che forse qualcosa sta cambiando. È vero, per anni non erano sparite completamente. Scusate. Comunque ci tengo a dire che sì, noi abbiamo fatto questo documentario in cui parliamo della morte, in cui riflettiamo su varie cose e ci poniamo domande terribili, tra cui che cosa rimarrà di noi. Però penso che sia importante ricordarci che sì, è vero, è triste, le persone muoiono, ma le idee no, e quindi nel momento in cui le opere di Paolo verranno ricordate, le opere di Federico continueranno a circolare, a essere proiettate, beh, non moriranno mai. E questo credo che sia la cosa più importante. Brava. Un artista è quella di sopravvivere a se stesso, perché le cose rimangono, bene o male. Questo è l'unica cosa bella della vita. Diciamo che il tema della morte è un tema molto difficile e molto profondo. A proposito, l'avvocato mi ricorda sempre, sono Lamberto Serafini, sono un consigliere della Fondazione. Dunque, dicevo, il tema della morte è un tema profondo, è un tema che colpisce, capisco anche il tono che è stato dato a questo documentario. Dunque, soprattutto io credo una cosa, qui si sviluppa il tema della religione laica sulla morte, il concetto di un laicismo che vede quello che dicevano poi gli antichi una volta, che finché un uomo viene ricordato è ancora vivo. Insomma, in fondo il nostro fisico ha una decadenza che a un certo punto, come diceva l'avvocato Del Carlo, è anche opportuno che si tolga di mezzo. Ma sì, vabbè, lo dico io, vabbè. No, ma è un tema che viene anche oggi affrontato moltissimo nel discorso del fine vita, no? Questo, chi soffre molto per il corpo ha necessità di farla finita. Allora, però il problema è quello: dove finisce il mio pensiero? Che ne faccio? Dove va? La religione laica dice una cosa molto semplice: ognuno di noi finisce nell'altro, il pensiero di ognuno di noi finisce nell'altro, ognuno di noi verrà usato un attimino da qualcuno, uno nei ricordo dei cari e l'altro se dici cose importanti. Un artista in questo senso è molto più fortunato di un'altra persona, perché l'artista lascia le opere, mentre l'uomo comune ha più difficoltà a essere ricordato. Ma non è detto che sia così difficile essere ricordati. Uno può essere ricordato individualmente, ma può essere anche ricordato collettivamente. Un popolo, per esempio, è un'espressione di uomini e può essere ricordato come popolo. E questo, secondo me, è una consolazione. È una consolazione, altrimenti ci sarebbe la disperazione, no? Nella morte. Infatti, chi è che muore male? Chi non ha nessuna visione di cosa sarà il suo futuro. Non occorre esserci per essere presenti. E faccio un appunto, poi non so a che livello appunto siamo con l'orario, perché io ci tengo anche che se riuscite a vedere l'opera di Paolo, la mostra è un'occasione, so che molti vengono da lontano, quindi fatemi sapere poi un orario. Commentando su quello che è stato detto adesso, è vero, non c'è una specifica riferimento alla religione nel lavoro, anche perché di religione ne esistono tante, di credenze sono moltissime e anche nel lavoro di Paolo non traspare un certo orientamento religioso, io non ce lo vedo. Però è vero invece che nella struttura
del documentario stesso c'è una sorta di come dire, tendenza a quella che forse è la religione cristiana che vede il paradiso. Nella parte finale, dopo che siamo stati nella Grecia antica ma moderna, dopo che abbiamo visto tutto il tour del mausoleo, ci rendiamo conto che Paolo non c'è. L'abbiamo visto per tutto il tempo girare tra queste stanze, sdraiarsi sul letto, poi non c'è più. E però ricompare improvvisamente, silenzioso, non dice una parola, come un'anima che non ha più una materializzazione fisica del suo corpo, però esiste e non può fare altro che dipingere per me nel paradiso perduto, Paolo. Quindi la mia visione religiosa sta nel vedere questo mondo ulteriore in cui Paolo è sereno e continua a fare quello che ama fare.